Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento Ironman, edizione De Agostini Marvel 2022 in scala 1:3, altezza 60 cm. Ironman è finito all'uscita numero 100, ovviamente mi rivolgo a coloro i quali non hanno fatto la collezione e non conoscono il numero delle uscite. Poi c'era la possibilità, come opzione, di poter acquistare le ulteriori 20 uscite appunto dell'armatura danneggiata, chiamata, non me ne vogliate perché non so pronunciare l'inglese, serie Battle Damage, appunto armatura danneggiata. Adesso andiamo a vedere questo numero, vi anticipo subito che poi ci sarà anche il video del numero 111, 112, 113, 114. Quindi 4 numeri e con questo 5. Poi mi mancheranno ancora 6 numeri, dovremmo finire alla fine di settembre, quindi il mese prossimo, per avere il totale di 120 uscite. Io sono molto contento di questa armatura danneggiata perché la trovo fatta veramente bene, l'ho detto più e più volte nei video dedicati, e adesso andiamo a vedere l'interno del fascicolo, visto che non tutti, anche coloro i quali hanno fatto Ironman, magari non hanno deciso di proseguire con queste 20 uscite opzionali. Quindi io mi permetto di farvi vedere come di consueto l'interno del fascicolo. Questa è la seconda di copertina con numeri utili e servizi, e oltre che vedere queste splendide immagini, se lo vorrete potrete dare lettura ai testi. Mentre fate questo io mi permetto di salutarvi e di ringraziarvi con tutto il mio cuore. Siamo arrivati a quasi 500.000 visualizzazioni totali, 500.000. Chi l'avrebbe mai detto? Dico siamo e uso volutamente il plurale perché siete voi la vita del mio canale. Non mi stancherò mai di dirlo. Senza di voi il mio canale muore. Mi raccomando, per quelli che ancora non si sono iscritti, se avete piacere potrete farlo, attivate anche la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altre costruzioni. Questo è quello che andremo a vedere poi nel dettaglio, è parte della mano, la sinistra, montaggio molto semplice. Lo abbiamo già fatto per le due mani precedenti. Ecco qua, guardate che belli questi disegni. Questo è Tony Stark nel suo laboratorio, bellissimo. Metterò anche un link in descrizione. Se avete piacere di sostenere il canale con una donazione potrete farlo, è Patreon, oppure sotto ogni video dove c'è scritto grazie. Anche se a me basta soltanto questo, se non avete intenzione di dare nessun sostegno economico. A me basta che voi, e mi fareste veramente un grande favore, quando arriva la scritta salta annuncio, non lo saltate, ma lo guardate, perché almeno riesco a prendere qualche centesimo. Grazie ragazzi. Mi aiutate anche se poi condividete i miei video nei gruppi dedicati. Ecco qua, abbiamo quasi finito. Dopo aver montato parte della mano sinistra, il guanto,
farò una rappresentazione di tutto quello che ho montato in questi 10 uscite opzionali e poi ci salutiamo. Ecco qui. All'interno troviamo parte del guanto, il dorso, plastica, poi vi faccio vedere come è fatto bene. Poi completeremo il mignolo, il pollice e l'indice. Però per facilitare il montaggio bisognerà semplicemente identificare i numeri senza andare a leggere tutto quello che c'è scritto qui, perché ci complichiamo solo la vita, ve lo garantisco. Quindi facciamo così. Qui abbiamo il numero 2. Prendiamo quindi gli altri pezzi con il numero 2. Eccolo qua. Così è tutto più semplice. Adesso vedrete. E questo è un altro numero 2. Questa è la partenza, perché abbiamo i 2 perni che poi vanno all'interno. Vedete qui, non ci possiamo sbagliare. Mettiamo la parte rigata dalla stessa che abbiamo nel pezzo iniziale. Ecco qui. Vedete? È tutto più facile. Ok? E questo qua abbiamo detto che è il numero 2, quindi è l'indice. Adesso facciamo il pollice. Numero 1 e numero 1, 1L sinistro. Ecco qua. E poi il mignolo. Questo è il 5, numero 5. Accertatevi sempre che il foro sia passante, altrimenti non riuscirete a mettere la vite. Ecco qui. Abbiamo poi 3 serie di viti, tutte e 3 destinate ad essere avvitate nella plastica, quindi non useremo alcun tipo di lubrificante. FP, DP e CP. Adesso procediamo a fissare il primo dito. Prendiamo il mignolo. Nel mignolo ci servono 2 viti CP e DP. Prendiamo subito la CP e la andiamo a mettere qui. Ok, quando si regolano le dita è molto importante questo. Dovete sapere che deve cedere prima la falangetta e poi il resto. Poi vi farò vedere.
Poi andiamo a prendere la DP e la mettiamo qui e abbiamo completato il primo dito, il mignolo. Ecco, intendevo così. Quando fate il movimento del dito, prima deve piegarsi il primo e poi il secondo. Perché se fate questo lavoro, è solo per essere precisi, niente di più. Se fate questo lavoro, così va ancora bene, ma se fate così, che fortuna, va proprio benissimo. Comunque penso che abbiate già capito cosa intendevo. Ok, se fate così, vedete, non va bene, perché poi dovrete fare questo lavoro. Quindi deve cedere prima l'ultima parte e poi la seconda, anche se non ci dobbiamo giocare, lo sappiamo. Così va bene. Ok, adesso procediamo con il montaggio finale del pollice. Il pollice ci dice che ci va una vite FP. Perfetto. Importante che la vite non esca fuori dalla sua sede dedicata, perché sarebbe brutta a vedersi. E infine andiamo a fare l'indice. Nell'indice ci serve la vite FP ok, poi ci va la, un attimo, eccola qui, la CP. Ok, prima c'è il primo e poi il secondo, anche un po' meno, vediamo, vedete? Così è corretto, prima il primo dito e poi anche il secondo. Se invece va giù subito così, poi voi dovrete fare questo lavoro qui. Tutto qui, bene, questo è stato terminato. Ecco qui. Volevo farvi vedere da vicino la lavorazione del pezzo. Guardate che spettacolo. Io trovo che sia veramente fatto bene. Adesso andiamo a vedere tutto ciò che abbiamo montato
in queste 10 uscite dell'armatura danneggiata. Ecco qua, questo è quello che abbiamo montato in queste 10 uscite opzionali. Abbiamo la mano destra completa, ecco qui. Adesso andrò a montare il numero 111 e completeremo anche la mano sinistra. Guardate che bella. Qui, come potete vedere, ci hanno dato queste due borchie bruciate. Mi raccomando, ricordatevi che la linea che avete dentro la borchia deve continuare la linea dell'armatura. E controllatevi anche bene questi pezzi, perché ho visto che molti, dai video che vedo, li hanno montati sbagliati, perché si possono montare oltre che così, anche così. Ma soprattutto guardate la lettera di riferimento. R è la destra, vista da dietro, l'armatura vista da dietro, questa è la destra. Controllate bene. Stessa cosa per i coprimuscoli. Anche questi non sono uguali. Hanno le lettere L, R. Guardate il casco, quanto è bello. Avete visto con che semplicità io lo accendo? E non balla? Andatevi a vedere la modifica. Così anche se voi fate con le dita qua sopra, facilmente avrete un gradino, la parte dorata è più alta. Vi basterà semplicemente allentare questa vite, ve l'ho già spiegato in altri video. Vedete? Slitate appena questa vite, rendete mobile questo pezzo e basterà a portare tutto perfettamente in linea. Bellissimo. Bene, stavo pensando se dovevo dirvi altro, ma no. Posso dire una cosa che credo di aver detto qualche altra volta. Voi che l'avete fatto così come me, vi sarete resi conto che nel video sembra più piccolo e la testa sembra che non sia in scala. Invece quando lo vedete dal vivo è veramente qualcosa di stupendo, è bellissimo, è vero o no ragazzi? Bene, non riesco a far stare tutto dentro, Michele fa le riprese come riesce, non è un professionista, non vivo di questo. Ecco qua. Con questo vi saluto, vi do appuntamento al prossimo numero che subito vado a preparare, il numero 111. Vi ringrazio del vostro tempo, un saluto a voi e a tutti i vostri cari più cari. Ciao ragazzi, alla prossima!